Bentornati su Stelle Turche Rivelate. Prima di cominciare, ricordatevi di mettere mi piace, lasciare un commento e iscrivervi al canale. Se volete sostenere ancora di più il nostro lavoro, potete cliccare sul tasto abbonati. L'argomento di oggi ci porta nel cuore di una vicenda intrisa di emozioni, ricordi e nuovi fraintendimenti. Parleremo di due nomi che i fan non hanno mai davvero archiviato, Can Yaman e Demet Özdemir. Per anni, la loro unione non è stata soltanto una collaborazione davanti alle telecamere, ma una sintonia che, secondo molti spettatori, andava oltre il semplice copione. La loro presenza condivisa sullo schermo ha lasciato una scia che non si è mai spenta del tutto. Anche dopo la fine dei loro progetti, quel legame percepito dal pubblico non è scomparso. Un filo sottile, emotivo, ha continuato a vibrare, alimentato da scene indelebili. Interviste ricordate a memoria e piccoli dettagli decifrati dai fan come indizi di qualcosa di più profondo. Eppure, di recente, qualcosa è cambiato. Tutto è precipitato quando è andata in onda una puntata particolarmente intensa della nuova serie di Can. Un episodio che ha mostrato sequenze ravvicinate e emotivamente cariche con la sua nuova partner di scena. I social si sono accesi in pochi minuti. Quello che poteva sembrare un normale confronto tra appassionati si è trasformato in un'ondata di teorie. Il dibattito ha iniziato a puntare verso un possibile triangolo, con al centro Can, la collega del nuovo set e, inevitabilmente, Demet. Le congetture si sono diffuse alla velocità della luce, rimbalzando da un profilo all'altro, dalle fanpage ai forum, fino a esplodere in un vero e proprio fenomeno virale. In mezzo a quell'eco incessante, il team di Can è intervenuto con una nota breve ma inequivocabile. Il messaggio, pur senza nomi e senza fronzoli, suonava come un confine ben tracciato. Can sta facendo il suo lavoro. Quello con Demet appartiene al passato. Un tentativo evidente di ricondurre tutto alla professionalità, di spegnere il fuoco con il linguaggio asciutto delle cose pratiche. Ma la realtà è che, invece di placarsi, la discussione si è fatta ancor più accesa. Pochi giorni dopo, alcuni giornalisti hanno intercettato Can all'uscita di una riunione con la produzione. Le domande sono arrivate a raffica, delicate solo in apparenza. E lui, senza perdere la calma, ha scelto parole misurate. Leggere come una porta che si chiude piano. Faccio ciò che amo. Il resto appartiene a ieri. Nessuna smentita urlata, nessuna dichiarazione che tradisse impazienza o risentimento. Solo una presenza solida, un sorriso appena accennato, un saluto, e via. Come spesso accade, quel tipo di silenzio controllato non spegne le voci, le alimenta. Il non detto è diventato l'ossigeno perfetto per nuove ipotesi, per nuove letture, per un racconto parallelo che il pubblico ha continuato a costruire con l'abilità che soltanto i fan coltivano nel tempo. Quasi in contemporanea, è trapelato un video dal dietro le quinte. Nelle immagini, Can è seduto, lo script tra le mani, e accanto a lui la nuova collega, che lo guarda e abbozza un sorriso. Un gesto minimo, un'ombra dolce agli angoli della bocca. Eppure quel frammento è esploso come fosse un trailer segreto. La rete si è messa all'opera, frame per frame, sguardi reinterpretati, inclinazioni del corpo valutate come fossero capitoli di un linguaggio non verbale. C'è chi ha giurato di aver colto una familiarità oltre la routine del set, chi ha difeso la naturalezza di due professionisti in concentrazione, chi ha letto tensione romantica, chi solo complicità di lavoro. Ovunque, però, c'era fermento. Si scriveva, si commentava, si confrontavano memorie di vecchie interviste di Can e Demet con quell'istante rubato, nel tentativo di capire se gli echi del passato vibrassero ancora nella stanza. Nel frattempo, Demet è entrata nella conversazione senza proferire parola. Una sua storia su Instagram, luci basse e una citazione musicale in sovrimpressione. Chi se ne va non torna più? Una domanda lasciata sospesa, abbastanza intensa da far tremare l'aria di ogni bacheca. A chi era rivolta? Parla di Can? Parla della nuova serie? Parla di qualcosa di totalmente personale? Nessuno poteva saperlo con certezza, ma tutti hanno avuto un'opinione. In pochi minuti, quella frase ha messo il turbo alle interpretazioni, moltiplicandole. Qualcuno ha sottolineato il tempismo, qualcuno ha suggerito che fosse solo una canzone che le piaceva. È il destino dei segni lasciati in pubblico da persone amate dal pubblico, diventano immediatamente specchi in cui ognuno riflette la propria storia. Come se non bastasse, la situazione è tornata a divampare.
Nell'episodio successivo della serie, Khan ha interpretato una scena di lettera particolarmente struggente. C'era una frase, sussurrata più che detta, che è rimbalzata ovunque: ho provato, ma non sono più l'uomo di prima. I fan hanno reagito come se quelle parole fossero un messaggio in codice, un sigillo privato decifrabile solo da chi conosceva il romanzo vero, quello che per loro non era finzione. Gli autori hanno dovuto parlare in pubblico, precisando che la scena era pura recitazione, che nessuno stava parlando a nessuno fuori dalla storia del personaggio, che l'unica voce in quel momento era quella della drammaturgia. Ma quando le emozioni sono così categorie concrete, quando uno sguardo o una sillaba toccano memorie collettive, le spiegazioni ufficiali scivolano via come pioggia sul vetro. I fan non ascoltano i comunicati, ascoltano il loro petto. Il giorno seguente, Dimet ha pubblicato una foto di tramonto. Sotto, una frase breve, incisiva, quasi sussurrata. Alcune ferite non si vedono, ma si sentono sempre. Niente tag, niente contesto, niente coordinate. Eppure è bastato per scatenare migliaia di commenti, una coda di interpretazioni senza respiro. La massa di letture possibili non ha fatto altro che aumentare la temperatura del momento. In parallelo, una persona vicina a Dimet ha lasciato trapelare un pensiero. Sta lavorando su di sé, sulla propria quiete, sull'equilibrio tra vita e lavoro. Cerca pace. Sceglie abitudini più sane. Sta tagliando ciò che crea rumore. Una rivelazione che ha inclinato lo sguardo del pubblico in un altro modo. Forse i post non erano frecce dirette a qualcuno. Forse erano soltanto tappe del suo percorso interiore, parole lasciate a se stessa che, per loro natura, sono diventate di tutti. Eppure, mentre il dibattito cambiava registro, l'attaccamento del pubblico a ciò che Khan e Dimet hanno rappresentato restava intatto. La loro chimica aveva fatto credere a qualcosa di grande, di raro, capace di insinuarsi tra finzione e realtà. Per molti, vederli accanto a nuovi partner sullo schermo significa fare i conti con la perdita di un racconto in cui avevano investito sinceramente. Non è solo un telefilm, per chi ha amato quei momenti, è una stagione emotiva della propria vita. Lo capisci dai commenti lunghi, dagli audio registrati in stanze buie, dalle fan art meticolose che cercano di trattenere ancora un po' ciò che sembra sfuggire. La nostalgia è una lingua che si impara senza accorgersene, e che torna a bussare ogni volta che un vecchio nome incontra un nuovo volto. Fonti considerate vicine a Khan parlano con un registro sobrio. Rispettava, e rispetta, ciò che con Dimet è stato. Ma quel capitolo si è chiuso. Oggi il suo orizzonte è il lavoro, sono i copioni che ha sulle ginocchia, le sveglie del mattino e le luci del set che si accendono. È concentrato, determinato, e deciso a proteggere i confini tra sé e il rumore esterno. Un confine che non è una dichiarazione di guerra, ma una forma di cura. Eppure, mentre lui prova a camminare in linea retta, intorno continuano a ronzare frasi non verificate, virgolettati anonimi, andirivieni di ipotesi. Tra questi si è fatta strada una citazione attribuita a Dimet, mai confermata: se il destino ci farà rincontrare un giorno, sarà perché doveva succedere. È una frase che contiene tutte le possibilità e, proprio per questo, conforta. Forse non l'ha mai detta, forse è nata come nascono le leggende, da un desiderio collettivo, da una stanza virtuale in cui l'immaginazione regala parole alla realtà. E così restiamo qui, tra un sorriso rubato da un backstage e una caption al tramonto. Ci chiediamo se gli echi del passato siano ancora presenti, se ripercuotano i loro passi nel presente, se increspino le acque ogni volta che un episodio va in onda e una storia su Instagram appare, oppure se sia arrivato il momento, per i fan, di fare quello che è più difficile quando si ama una storia, lasciarla andare, o almeno lasciarle cambiare forma. In fondo, una narrazione non muore quando smetti di raccontarla allo stesso modo, si trasforma. Forse Khan e Dimet sono diventati altro, per se stessi e per chi li guarda. Una memoria gentile, una promessa non pronunciata, una canzone che, anche quando finisce, ti resta nelle orecchie mentre cammini per strada. E voi? Dove vi collocate in questo bivio? Pensate che ci sia ancora un filo che lega il passato al presente? O credete che sia tempo di scrivere nuove pagine, ognuno con la propria penna? Diteci la vostra nei commenti. Prima di andare via, ricordate di sostenere il canale con un like, l'iscrizione e, se volete, l'abbonamento. Questa storia ci ricorda che i sentimenti mostrati sullo schermo possono essere potentissimi,
al punto da farsi sentire anni dopo, nella memoria e nel cuore di chi guarda. Il pubblico li ha custoditi, li ha tenuti vivi tra le dita. Grazie per essere stati con noi. Restate connessi a Stelle Turche Rivelate per altri racconti come questo, dove la realtà, la finzione e ciò che ci ostiniamo a chiamare destino si incontrano e ci fanno battere di nuovo il cuore.